Simpatico. Brillante. Un po' fuori qua. Poi la festa lì com'è andata? Dove? Siete stati tornati subito? Hai pochi ricordi? Invece di essere svenuto dopo un quarto d'ora. Se io urlavo devi scappare. Zaccheroni, sono addormentato. Subito. Però era a Milanello. Aspetta, Brocchi fin come aveva raccontato. Cioè... Ma sul primo gol? Sì, subito, minchia aveva finito. Ti ho acceso! Io subito ho detto, minchia iniziava bene. Perché mia mamma faceva la portinaia, mio padre faceva il portinaio alla Canottieri Milano, quindi dovevo fare solo il portiere. E il portiere scemo. Torna al Locker Room, nuova puntata spero interessantissima, perché con noi c'è un portiere, anzi il portiere con più presenza nella storia del Milan. Benvenuto a Cristian Abbiati. Grazie per l'invito. Abbiamo Cristian Abbiati che, come detto, è il portiere con più presenza nella storia del Milan, ma è un ragazzo tranquillissimo. Uno dice, portiere nella storia del Milan con più presenza sarà un figo, non che non sia figo, Cristian Abbiati. Perché non c'è i capelli. No, sarà un VIP, una star, quale è stata, invece un ragazzo semplicissimo. Sì, fa parte del mio carattere, essendo anche un po' molto introverso, anche un po' timido, quindi non mi piace tanto apparire. Cioè, guardando indietro non ti rendi conto che sei e rimarrai per secoli nella storia del Milan? No, assolutamente, a volte non mi rendo conto. È come quando mi dicono come sei grosso, io mi sento piccolino, e invece sono grosso. Ma sei sempre stato così, Cristian? Fin da bambino, da ragazzo, da giocatore? Sì, assolutamente sì. Pensate che penso di averci messo quasi un anno a fare un discorso con Paolo Maldini il primo anno. Si fermava solo al ciao. E avevo timore e rispetto. Ah, questa cosa ce l'ha raccontata su Baresi. Ce l'ha raccontata Galli, se non sbaglio, che dava del lei il primo anno a Baresi, più o meno uguale. Del lei no, però ci ho messo un po' a prendere la confidenza giusta. Dice anche molto di quello che era il vostro spogliatoio, del rispetto che avevate. Sì, era molto rispettoso l'uno dell'altro e alla minimo difficoltà ci si aiutava tutti quanti. Senti, poi avremo modo di tornare indietro, ma cosa fa oggi Cristian Abbiati, che insomma è un po' lontano dal mondo del calcio da tempo? Oggi faccio il motociclista di Harley Davidson, ho un negozio qua a Milano, una concessionaria, e passo praticamente 12 ore lì dentro. È una passione. È una passione che sapevamo, però Fra ci raccontava prima, microfoni spenti, Cristian, fai anche 700-800 km al giorno, vacanze costantemente in sella, è forse più di una passione. Sì, tu pensa che comunque il gioco del calcio, il Milan era la mia passione, lo è tuttora, ma era il mio lavoro, facevo un lavoro di passione, ho avuto la fortuna di iniziare un altro tipo di attività sempre con la passione, quindi sono fortunato. Tra l'altro, Cristian, abbiamo letto che hai inaugurato il negozio l'ultima tua giornata nel Milan, non sei stato presente, però questa passione non è mai finita. Sì, è stato fatto apposta, è come la fine e l'inizio di una nuova vita. Da una porta all'altra, perché Esatto. Poi Gate 32 si chiama il negozio. Esatto. Che... Nasce così, Perché l'idea è 32 quella. ti piace? Il 32 nasce da un gruppo di amici, partendo da Vieri, Brocchi, Di Biagio, Abbiati, Matri, e poi negli anni qualcuno si è aggiunto e avevamo tutti il 32. Ma infatti, no, aspetta, mi viene in mente questa cosa, perché un anno c'era Brocchi e te l'ha rubato il 32, avevi il 16 tu. Sì. Perché lì come la gestivi? Un anno l'ho dovuto cedere anche a Beckham. Ah, è vero. Perché Ambrosini aveva il 23, quindi faccio il bravo. Ma la storia dei numeri sai che è molto interessante. No, ma tra l'altro, Fra, scusa, io me lo sono appuntato perché già il fatto che il portiere abbia così poche volte l'1 è stranissimo, ma poi è vero che il 32 è quello che hai indossato di più, ma 32, 17, 46, 77, 18, 12, 1. È il portiere scemo. No, la cosa bella è che non abbiamo mai trattato con gli altri ospiti, ma secondo me è molto interessante. Come nello spogliatoio scegliete i numeri? Perché qualche spogliatoio ho vissuto un po' più da dentro, sai, si fanno le offerte, poi si va a mangiare la pizza con i soldi. Lì come funziona? Io sono il più vecchio, decido io stai in un angolo? No, diciamo che quando si vinceva tutto arrivavano 3-4 giocatori l'anno e si adeguavano. Quindi chi era già in rosa si manteneva il proprio numero. Quindi non c'era mai stato così bagarre per ottenere il numero desiderato. E quando invece c'è qualcuno che se lo contendeva, come se lo si giocava?
Sai che non ti so rispondere a questa domanda, non ci ho mai fatto caso. Guarda, quando ho fatto il dirigente c'era il problema Bonucci e Chessi che mi hanno fatto crescere i capelli. È vero, per il 13 e poi ho preso 70. No, cos'è che avevo? 19, 79. 19, è vero. 79, 19. Sì, lì mi hanno fatto diventare matto. Ma lì, adesso non so se... Falzini, sei tu che ci tieni... No, volevo capire questa cosa con Beckham. Cioè, arriva Beckham, tu hai detto si adeguavano. No, sì, si adeguavano, ma Beckham era sempre stato famoso per avere il 23. Io gentilmente ho detto, se vuoi è il 32 che è il contrario, te lo cedo. E poi avevo preso un numero di quelli che ti hai appena elencato. Così a caso. Sì, vabbè. È stato un gesto di cortesia. È stato un bel gesto. Vabbè, chiudiamo con quello che fai oggi, no? Sei una persona normalissima, come una persona normale, anzi più di una persona normale, alle 7 tu sei in officina. Raccontaci la tua giornata tipo. Facciamo 7:30. 7:30. Poi non faccio il meccanico. No, io apro il negozio, gestisco tutto quello che è il rapporto con Harley Davidson, che sono americani, quindi sono esigenti. E sto lì, poi se c'è qualche cliente si fa due chiacchiere, si beve il caffè con i clienti, si cerca di vendere delle motociclette e basta. Si organizza la giornata per i ragazzi che lavorano da me. Ecco, l'altra curiosità, perché un amico arleista che mi ha detto, gli ho detto, guarda che viene Christian, lui mega milanista, arleista, ma chiedigli questa cosa che è interessante, ma si muovono in gruppo, se preferisce girare da solo con la moto, c'è qualche VIP tra i gruppi, perché anche lui gira tanto, no? Ci si muove spesso in gruppo, a volte è piacevole anche girare da solo, soprattutto quando c'è un po' le scatole che girano, prendo la moto e me ne vado. E c'è qualche ex giocatore, ma non vengono spesso con noi. Quello che viene spesso con me, che non abita a Milano, è Favalli, che lui gira con un gruppo di Roma, se non sbaglio. Okay. Anche da tutta l'Italia, cioè vi ritrovate Sì, come... una seconda famiglia. Dicevamo prima è quasi uno spogliatoio, no? Sì, uno spogliatoio molto più grande, ma uno spogliatoio. A proposito di famiglia, sono curioso di capire qual è il tuo background, perché per essere una persona così umile ma vincente, lavoratore, immagino ovviamente che avrai delle radici importanti nella tua famiglia. Da che famiglia vieni? I miei genitori vengono dalla provincia di Milano e dalle Cascine addirittura, quindi sono cresciuto in mezzo alle galline e poi siamo trasferiti a Milano. I miei genitori sono semplici. Poi mi ricordo il primo anno che mi prendevano in giro perché mia mamma faceva la portinaia e mio padre faceva il portinaio alla canottiera di Milano, quindi dovevo fare solo il portiere. E come ti avvicini al calcio? Un po' come tutti, passatempo all'oratorio, no? Sì, mi avvicino giocando all'oratorio del paese di Abete Grasso, da lì penso un anno dopo giocare nella squadra dell'oratorio. Come sono diventato portiere, secondo me, se ricordo bene, per l'altezza, e mi hanno messo in porta, poi tuffandomi nel fango mi sono innamorato di questo ruolo. Forse un po' ricordavi, no, la fattoria con tutti sguazzare nel fango. Ma è vero che portieri si nasce? Perché tanti dicono sempre questa cosa che il portiere anche a livello di mentalità, Sei da solo, quindi devi avere il carattere giusto secondo me per fare il portiere, perché comunque sei da solo, tu puoi fare 94 minuti parando tutto e l'ultimo minuto fai la tua cavolata e dei 94 minuti non si ricorda nessuno, mentre per l'attaccante o per un altro tipo di un ruolo, se sbagli un gol ma ne fai due non succede niente. Prima ci dicevi che la cosa che ti manca di più è l'adrenalina e secondo me ancor più di ogni giocatore è proprio il fatto di decidere tutto, un'intera partita, forse un intero campionato, competizione in un'azione, con quel gesto. Sì, il ruolo del portiere è fondamentale. C'è una statistica, una media, penso che un portiere buono per vincere ti deve dare X punti, ma è la realtà. Invece tornando a come hai iniziato a giocare, tornando alla tua infanzia, qual è il primo ricordo che hai della tua infanzia? Nella mia infanzia, dietro non ricordo quasi poco, ma adolescenza il motorino. Il motorino. Pomeriggio in giro sempre, sul muretto, no? Miscela dentro il motorino tutto il giorno, basta. Tanti giocatori arrivano oggi più che mai passando da grandi settori giovanili, cambiando tanti settori giovanili anche fino a 16 anni, 3-4 squadre. Tu invece hai fatto Aurora, Athletic Trezzano, Assago, Corsico, che sono tutte squadre, anche se importanti, comunque con un passato abbastanza glorioso nella città di Milano, però dilettanti, no? Quando hai capito, come hai pensato farò il giocatore?
iniziato a pensare quando dal Corso, che era una città buona, sono andato al Monza. Lì ho iniziato a dire, però, cioè, se mi chiamano vuol dire che un minimo di buono c'è, vediamo di cercare di sfruttarlo. Però in quel periodo lì facevi anche il panettiere, quindi sempre sì. 6:30 in piedi, e lì come... Raccontaci anche quei momenti là. Allora, per legge dovevi iniziare alle 6, quindi già non andavo la notte, alle 2 alle 3 di notte a farlo, quindi dalle 6 facevo fino a mezzogiorno, prendevo il motorino, andavo a Monza ad allenarmi e tornavo indietro. Quindi discoteche, compagnie, viste ben poco. Quindi già da subito abituato al sacrificio. Assolutamente sì. Ma come mai questa cosa del panettiere? Ma è semplice, perché sono andato a Monza, dovevo fare una scuola e non avevo voglia di andare a scuola, c'era la scuola alberghiera, ho fatto quello. L'esempio che faccio a chi viene, ti punta il dito, avete guadagnato tanto, hai guadagnato tanto, è l'esempio che è molto semplice, quello dove io ho una figlia di 24 anni, penso di essere riuscito a partecipare a solo una recita. Perché ho avuto la fortuna di giocare in una grande squadra, quindi vuol dire domenica, mercoledì la Coppa, e poi c'è la nazionale, quindi non c'era mai, quindi il sacrificio è questo. Mi ritengo fortunato perché comunque ho fatto la maggior parte della mia carriera a Milano, o a Monza all'inizio, e comunque i miei genitori abitano veramente a 20 minuti da Milano, quindi avevo sempre modo di vederli. Penso a quelli dove i genitori sono magari a chilometri e chilometri di distanza. Poi vai al Borgosesia, che e anche qui leggo un aneddoto, perché il Monza aveva preso Castellazzi, che era poco più grande di te, forse un anno. 2 anni. 2 anni. E quindi tu non avresti trovato spazio e vai comunque in Serie D in prestito. Lì ti scatta, come funziona? Ti scatta qualcosa e dici no, io volevo giocarmela, oppure io potevo giocare? No, io ho accettato la destinazione perché mi avevano fatto vedere le ambizioni che avevano, ho detto provo. È comunque stata una scommessa perché lì o va male o va bene, perché è stata veramente una scommessa, è andata bene, poi ho avuto la fortuna che l'anno dopo il Monza mi ha richiamato e da lì poi è partito tutto. Sai cos'è che venivo dalla primavera del Monza, quindi però avevo fatto bene, mi chiama, il direttore sportivo era Terraneo, mi chiama in sede e ho trovato squadra, io mi ero già illuso, ho fatto i film, andrò in Serie C da qualche parte, mi dicono Borgosesia, che io, con tutto il rispetto che ho, non sapevo neanche dove fosse. Vabbè, però dopo è stata anche questa una mia fortuna. Che ricordo hai di quell'esperienza lì? Cioè, appunto, vai sapendo o la va o la spacca. Mi ricordo bello, difficile perché comunque giocavo con gente, c'era anche un ragazzo che già aveva giocato in Serie A nel Cagliari, quindi gente esperta che aveva fatto già la Serie B, la Serie C. Io avevo 17 anni e giocavo con compagni di 34, 33. È stata formativa. C'erano quelle esperienze da... come in NBA li chiamano rookie, i veterani che, non ti dico bullizzavano, però... Sì, c'era. Poi vabbè, io ero grosso, quindi mi sapevo già difendere. Però sì, raccogli tutti i palloni che sono in giro e magari tu li raccoglievi tutti e te li buttavano fuori. Poi mi nervosivo, capivano. Invece poi torni al Monza, Sì. dove tra l'altro tra compagni avevi Oddo, Milanetto, D'Aversa, Asta, anche già avranno fatto comunque giocatori. Asta forse era già... Asta era già più stato. grandicello, sì. Esatto, era già giocatore. La prima giornata, Monza-Carpi, ho visto che non eri convocato e viene espulso anche Gatta in quella partita. Ti spiego il motivo, ero militare. Come gestivi come si gestiva questa Era cosa? difficile gestire il militare col calcio perché la licenza era il giovedì e tu arrivavi il giovedì, ti allenavi il venerdì, il sabato e la domenica giocavi. Quindi poi ho avuto la fortuna di avere un allenatore che aveva già lanciato negli anni precedenti un portiere giovane che era De Santis a Pescara e mi ha lanciato e da lì abbiamo vinto il campionato. Poi da lì inizia la favola perché è fortunatissimo, cioè il gioco io e vinciamo. Come quando il primo anno di Milan, giochiamo e vinciamo. È stato espulso e ha fatto l'esordio Anche lì, esatto, a Modena, forse. Esatto, Modena-Monza. Anche lì su... E il giorno dopo subito a vedere la Gazzetta se c'era il mio nome. Hai comprato, e lì, esatto, hai comprato tutti i giornali. Però quindi, come dicevi prima, che quando sei passato al Monza hai iniziato a dire magari sai che faccio il calciatore, quando poi sulla Gazzetta lo vedi,
È forse il momento in cui dici Beh, in parte ce l'ho fatta. sai cos'è una piccola soddisfazione? Vedi il tuo cognome vabbè, la Serie C era le ultime delle pagine, però vedevi il tuo cognome scritto, cazzo, però. Quindi poi vai a Monza e vinci in una finale playoff Monza-Carpi, un 3-2 incredibile, con invasione di campo, eccetera. E poi tu da lì, da giovane, che raggiungi la Serie B con il Monza, dopo tanti anni, c'è la festa. Una festa che poi, abbiamo letto, ti ha portato a non presentarti alle visite mediche del Milan. Raccontaci un po'. Eh sì. No, il Milan prima di arrivare alla vittoria del campionato di Serie C dei playoff mi acquista il Milan e vabbè, felicissimo, essendo di Milano mi acquista il Milan, quindi ero felicissimo. Il giorno dopo la finale mi sarei dovuto presentare per le visite mediche. Penso di non essermi svegliato. Ma chi è che ti ha chiamato lì? Galliani in persona per dire, non perché non eri... No, una ragazza che era responsabile del reparto medico di... Ah, in quel caso, ma invece che ti hanno detto ti vuole il Milan, come l'hai saputo? Con il direttore sportivo, perché sarei dovuto andare alla Lazio, invece poi alla fine Terraneo, visto i rapporti che ha col Milan, ha dirottato sul Milan. Ma a proposito di rapporti, secondo te è vero che adesso che tra l'altro ci è tornato, dice spesso, io sono andato per 31 anni in prestito al Milan perché comunque sono nato a Monza, lavoravo per il Monza, che Galliani, dirigente del Milan, aveva magari un occhio di riguardo per il Monza? Cioè secondo te come ti hanno scovato in Serie C? Perché è raro comunque che il Milan vada a fare mercato dalla Serie C. Beh, ma però sai, secondo me in quegli anni lì, magari io avevo 17 anni, magari mi hanno notato subito, però l'anno dopo il Monza col Milan avevano fatto quei 2 anni di collaborazione, infatti in Serie B erano venuti parecchi giocatori del settore giovanile del Milan. Ah, Saudati, bravissimi. D'Aversa. Ah, è perché praticamente ti prende ma rimani a Monza a fare esperienza. Esatto. E ti Oppure seguono? uno bravo della primavera usciva e faceva la Serie B. Il Milan voleva che io venissi a Milanello come terzo e io ho chiesto se potevo fare la mia esperienza di Serie B per poi l'anno prossimo, se ero in grado di stare in una grande squadra. Ti chiedo, nel corso della carriera poi, chiaramente è cambiato, hai avuto l'esperienza al Milan, una delle squadre principali del mondo, avevi grandi compagni con te, ma in quel momento da giovanile, da portiere, ti dici meglio una categoria in meno ma essere titolare? Perché sai, noi abbiamo parlato ad esempio con Brocchi che ha avuto quasi una scalata molto simile alla tua, però lui magari a Verona giocava 20 minuti, poi ne giocava 30, poi un tempo, poi titolare, da portiere o tutto o niente, salvo clamorose occasioni. Quindi è chiaro che... Beh, però ti dico che la mia carriera è sempre stata così. Io in Serie C non sono mai partito titolare, in Serie B ho iniziato, poi l'ho perso e poi l'ho ripreso. Al Milan sono partito da terzo, l'Atletico Madrid sono partito da secondo, sono tornato al Milan, sono ripartito da terzo. Cioè, uno sa il proprio potenziale e sa anche, secondo me deve anche riconoscere, come io ho riconosciuto nel 2003-2004, che Dida era un fenomeno. Quindi io alzo la mia bandierina, per il mio bene vado a fare esperienza altrove per poi già nella mia testa ritornare. Cioè, secondo me devi anche sapere il tuo valore, non devi sentire solo quello che la gente dice o che ti è vicino a te dice che sei forte, invece lui è scarso. No, aspetta, no, guardati te stesso, mettiti in gioco se puoi, che poi viene ripagato. Nel 98-99 torni al Milan. Lì di solito un giovane, come è stato in precedenza, oggi o va in prestito, addirittura, vabbè, tu forse eri già un po' più grande o fa ancora la primavera da fuori quota, insomma ha bisogno di un po' di più tempo. Tu invece arrivi da terzo con l'Ema Nerossi, alla fine sarai protagonista di uno degli scudetti più belli della storia del Milan. Io le prime partite entravo allo stadio da fuori, perché il terzo portiere andava in panchina, a volte non mi faceva neanche entrare. Ah, ti è capitato? Sono il terzo portiere. Veramente? Fate entrare. Sì, cioè. Oppure guarda le partite, il primo anello rosso, ma sui gradini non c'avevi il posto. Ma pensa a te. Ma sì. Però per te era normale all'epoca? Cioè, ero lì. Milan. All'inizio sicuramente fai fatica perché la velocità della palla in Serie A e poi al Milan che c'erano i campioni è totalmente diversa che quella che avevo io in Serie B. Cioè tirano più forte, tirano forte e preciso, non tirano solo forte. Cioè ti abitui a quei ritmi lì e se vedi che inizi a prenderne una, due, tre, dici però aspetta un attimo magari.
succede di Lehmann che non performa, succede di Rossi che poi ci arriviamo e giochi, ma in quel caso a Lehmann non... Beh, anche la lingua, lui era, cioè tedesco, quando è arrivato la lingua parlava poco italiano. E il calcio è diverso e il modo di parare che ha un portiere tedesco è diverso da quello italiano. Sapete che allarga le gambe, cioè è un po' diverso. Ha fatto fatica. Poi ragazzi, e c'aveva Rossi dietro, Ecco, invece a È proposito... una passeggiata. A proposito di Rossi, esatto, questa cosa che abbiamo visto un'intervista di un giornalista che diceva Rossi, che è stato un altro grandissimo portiere della storia, e ti chiediamo infatti, è sempre stato un po' ostico con gli altri portieri. Cosa vuol dire questa cosa? In che senso? Ti metteva pressione, era bravissimo a metterti pressione, perché comunque è un omone, grosso, forte, perché ragazzi, Sebastiano Rossi per me è stato uno dei più grandi portieri del Milan, per 10 anni di fila, quindi tutto il rispetto che ho per Seba, però ti metteva pressione, tantissimo. Ma tipo incuteva anche paura in quel senso? Ma a me non è sempre di aver paura di nessuno, rispetto per tutti, quindi no, paura no, però tu sapevi, lui era dietro, se sbagliavi lui era già pronto. Ma anche a Milanello, cioè anche extracampo. Tutti i giorni. Spogliatoio. Ti metteva pressione, nelle partitine, nelle partitelle, in allenamento. No, ma... C'è anche gli esercizi tra portieri, tu gliela dai bene, magari lui 2 bene, la terza te la dava male. E ti nervosì. Invece, fortunatamente, abbiamo lo stesso carattere. Infatti volevo dire, siete un po' simili. Sì, abbiamo lo stesso carattere, quindi è stato un po' sfortunato. Ma ti Poi ricordi... comunque io ero giovane, lui già aveva 33, adesso non mi ricordo bene. Ti ricordi qualche scena, qualche aneddoto di Milanello anche extracampo? Cioè che ne so, nei corridoi di Milanello o nella sala da pranzo dove dici cavolo, questo mi sta veramente quasi... No, solo in campo. Solo in campo. Era una competizione sportiva leale. E poi invece il famosissimo colpo di Rossi su Bucchi, da wrestler, e io voglio sentire Cristiano Abbiati in panchina che vede il rigore, calciano, e tu come hai vissuto quella scena, quei 10 minuti? No, allora, Lehmann era già andato via, quindi avevo fatto 2 partite da secondo in panchina. Quindi vuol dire secondo in panchina che vai dentro lo stadio, vedi che ci sono 80.000 persone. Ti fermo. E chi era l'altro portiere che è arrivato al posto di Lehmann? Non mi ricordo. No, era rimasto... Frezzolini, poi ha fatto il terzo. Okay, esatto, dall'Udinese. E la gente la vedi, ma quando ho fatto il percorso dalla panchina andare in porta perché è stato espulso, io ho detto, ma tutta sta gente dove cazzo era prima? Cioè, un impatto che mi ricordo tutta la vita. C'è stata quella frazione di secondo dove al posto di capire quello che succedeva per terra, ho guardato in alto e non me ne sono reso conto prima che c'era tutta quella gente. Anche perché io penso, magari più tardi avremo modo anche di parlare di Gigi Donnarumma, ma in generale tante persone con cui abbiamo parlato di esordi, sai, tu giochi da giocatore in movimento o magari sai che puoi entrare, la sera prima il mister ti fa un discorso, magari qualche compagno, lì immagino che tu non lo sapevi, quindi neanche da dire Ancelotti mi ha tenuto tranquillo, Zaccheroni mi ha tenuto tranquillo, Maldini mi ha tenuto tranquillo. Ma lì... Cioè, è bianco e nero, cioè. Cosa hai detto? Scaldati, vai. Ma non neanche. Che scaldati? C'era subito il rigore. Muoviti. Hai messo i guanti e sei andato dentro. Però io so che sei un perfezionista, lo eri, a me non importa, immagino che sia una caratteristica che hai tutt'oggi. E voglio ripercorrere il tuo esordio a Bologna dal primo minuto, che è la partita dopo. Vabbè, la curiosità è anche che tu fai il tuo esordio, entri al posto, ho fatto esordio, sono entrato al posto di UEA. Tu dici, ma come? Cristiano Abbiati entra al posto di UEA, cioè questa cosa era particolare. Questo non lo sapevo, non mi ricordavo. Sei entrato al posto di un pallone d'oro, il primo pallone d'oro africano è entrato Abbiati. Fuori, Esatto. E tu hai giocato la partita dopo da titolare a Bologna, clamoroso 3-2 col gol di Ngotti che ci ricordiamo ancora tutti. Ho visto gli highlights. Sì. E tu hai giocato una grande partita per essere la prima dell'esordio, però ti chiedo da perfezionista, perché dopo farai una super parata su Anderson che fa un colpo di testa da vicino e fa un paratone. Ma sul primo gol... Sì, subito, minchia aveva finito. Ti ho acceso! Io subito ho detto, minchia iniziava bene. Cioè, punizione prendo col mio palo, che poi non era così facile da prendere perché si allargava, vabbè. Però ho detto, porca. Quella che volevo dire. Però vedi, lì il mio carattere, perché ho visto tanti portieri bravi che con un carattere non freddo subivano l'errore.
Invece è finito, e l'orrore c'è stato. Quando è finita la partita lo analizziamo. Però Andiamo avanti. Però prima della partita immagino che i compagni in difesa, adesso quella partita non mi ricordo, giocava Maldini, Sala, forse... Sì, la difesa era quella, Maldini, Sala, Ingotti, Costa Curto. Ti hanno incoraggiato oppure no? Era i 7 mesi che eri là. Sì, però avevano Albertini anche, avevano una grandissima esperienza, quindi sapevano che più ti rompevano le palle più ti mettevano ansia. Quindi sono stati bravi. La sera prima lì a Bologna te la ricordi? Ma no, ma io dormo anche qua per terra. Se vuoi, no. Non ti ricordi di niente. Ma invece durante quella stagione più ovviamente giocavi, più facevi esperienza, più crescevi, Sì. com'era il rapporto con i compagni? Cioè ogni No, tanto uguale, anche a Milanello ti incitavano, ti supportavano, No, c'era magari qualche veterano che ti parlava? No, da parte mia era, anzi, uguale, perché più passava il tempo, più mi rendevo conto che stavo facendo bene, più dicevo, aspetta un attimo, è tutto vero, cioè, quindi stavo sempre al mio posto, pensavo solo ad allenarmi e a finire la stagione, poi nessuno pensava che avremmo vinto lo scudetto alla fine dell'anno, quindi sono stato veramente andavo per primo, andavo via per ultimo, ma perché volevo proprio dire questa è la mia opportunità, ma la devo giocare tutta. E poi sei da Perugia a Perugia, perché vabbè quella partita lì non ne cioè ne avete dette 5 miliardi di volte, andatevi a vedere gli highlights, guardate il paratone che fa a un certo punto. È stata un'annata magica, ma lì che ricordi hai di Perugia, della festa dopo, della sera prima, del discorso del mister, di qualcosa, cosa ti è rimasto di quella giornata? Allora, la sera prima non ricordo, il discorso del mister non ricordo, ma ricordo la festa sicuramente. Il rammarico di non essere tornati subito a Milano perché abbiamo fatto la festa lì a Perugia, però in campo io non sapevo più dove andare. È come quando abbiamo vinto la Champions League, non sapevo più dove andare io. Cioè, penso di aver fatto tutti i buchi del campo e li ho presi, perché abbiamo vinto lo scudetto. Cioè io, Beati Cristian di Milano, ho vinto lo scudetto a 20 anni. Ecco, il Milan, una domanda che... Giocando. giocando. Per me il Milan è tutto, cioè bisognerebbe vedere la storia. Cioè io viene un giocatore al Milan e gli farei vedere la storia dei grandissimi giocatori, partire da Baresi, da Maldini, cosa vuol dire il Milan. Cioè io ho fatto il dirigente, cioè io quando noi pareggiavamo non uscivamo a casa la sera, neanche al ristorante, cioè, piuttosto vieni a casa mia o vengo a casa tua, ma non andavi in giro. Cioè il Milan deve vincere, cioè è pareggiato, no. Infatti Nesta... Non è che vinci la partita dopo. Nesta in un'intervista dice questa cosa qua. Ah, io sono arrivato al Milan, adesso sto al Milan. E dice, ma hanno preso Stam dietro, hanno preso... E diceva, porca miseria, qua devo sempre... E tu ne hai visti anche tu di grandi portieri. Cioè, quello. Ma è giusto che sia così. È giusto che la squadra sia all'altezza, che ci sia la competitività, ma leale. Io dico sempre leale, che è fondamentale. Noi vogliamo provare a entrare nella stanza 42. Meglio di... Abbiati, Brocchi, Gattuso. Come è nato? Aspetta, Brocchi fin come vi ha raccontato, cioè, per me è fondamentale questa cosa. No, che c'erano stanze da 1 da 2, voi insomma facciate un po' gruppo. No, c'era questa stanza da 42, era nata per il presidente, quindi era la più grande, la più bella. Ma qual è, aspetta, quella dopo la seconda porta sulla sinistra? È l'unica sulla sinistra, che dopo c'è le scale che Le vai scale giù. per andare giù, Quella quella sulla che poi è stata di Ibra. questo non te lo so. Sì, dopo Berlusconi è stato di Ibra. Ibra era da solo, non era e venivano tutti lì, c'era la porta era aperta, veniva anche Ancelotti, venivano tutti lì a parlare 10 minuti, se ne andavano, poi ritornavano, magari andavano al bar, mentre tornavano si fermavano lì, era un po' la camera di tutti. Era la camera del tatuaggio dopo la Champions. Ah, chi che ve la fa? Come... Sì, un ragazzo di Vigevano, l'abbiamo fatto venire a Milanello, ci ha tatuato lì, c'è chi ha fatto, noi 3 scemi nella Champions e qualcun altro ha fatto qualcosa. Non mi ricordo cosa. Ma come vi siete trovati con Gattuso e Brocchi? Cioè cosa... Perché si usciva sempre assieme, si facevano parte delle vacanze assieme, si stava sempre assieme anche fuori dal campo, quindi... Ma se dovessi descrivere gli altri due e te stesso in quella camera... 3 scemi. Non c'è tipo il simpatico, il... Sì... Io ero lo scontroso sicuramente, Brocchi simpatico, e Rino è la persona più competitiva che abbiamo mai conosciuto nella mia vita. Rino è arrivato a Milanello che faceva 30 palleggi, è andato via da Milanello che faceva tutto a Milanello palleggiando, per farti capire che l'obiettivo è quello, ci arrivo, in un modo o nell'altro ci arrivo. Mi viene una curiosità, eravate 3 italiani
e se vuoi, tre italiani forti, fortissimi nella storia del calcio italiano. Però visti fuori dal campo e visti anche in campo, cioè Abbiati parava tutto, ma non era da fotografi, non era bello da vedere, con tutto il rispetto, adesso mi arrivano al centro. No, Gattuso idem, correva, ma non è che faceva le veroniche, i doppi passi, Brock idem. Cioè questa cosa, se ci pensi, è quasi un ossimoro, cioè nel Milan più vincente, 3 giocatori fortissimi che però sono arrivati lì che avevano forse tanto più degli altri, e che cosa? Per arrivare a quei livelli, essendo dei... Fame di rimanere, di arrivare e di rimanere. Cioè noi, i sacrifici sì è vero, però magari la sera uscivi, facevi tardi, bevevi, ma la mattina dopo andavi 200 all'ora, poi andavi a casa il pomeriggio e ti svegliavi la mattina dopo, però la mattina andavi 200 all'ora. Cioè, noi non avevamo così, cioè per noi il calcio è questo. Poi sai, adesso è diverso, adesso ci sono i social, si pensa al commento sul social, eccetera, eccetera. E poi l'altra curiosità è se, come e quanto incide avere al Milan più o meno italiani. Cioè mi ricordo che quel Milan lì, da grande Milan, aveva comunque un nucleo italiano. Con tutto il rispetto che ho per gli stranieri, per me in una squadra italiana un gruppo di italiani ci deve essere. Perché sentono di più il derby, sentono di più Milan-Juve, sentono di più la partita di Champions League, secondo me la sentono di più, ho questa sensazione, poi magari mi sbaglio. Senti, ma ho 2 domande su quella camera. La prima è se c'è una mattata, una follia che avete fatto. Immagino di sì, anche perché ce ne sarà più di una, ma una che puoi raccontare. Ad esempio, Christian ci ha raccontato di quando avete rubato il telefono a Rino e iniziato a mandare messaggi a destra e manca, Braida, dirigenti. Ma ce n'è tanto, un giorno avevamo comprato le pistole ad aria compressa, sparavamo contro la foto di Brocchi appesa, poi uscivamo, sparavamo ai giornalisti. No, ma ce n'è. Tipo in trasferta tante volte c'erano 2 letti e c'erano un divano letto e una branda. Rino dormiva sempre sul letto perché giocava. Magari io a turno Brocchi facevamo, ma giustamente. Andrei oltre la prima parentesi con il Milan, perché durante un trofeo Berlusconi succede un episodio molto famoso, scontro tra Kaká e Buffon, si infortuna Buffon e Berlusconi fa questo gesto molto sportivo, no? In cui dice alla Juve, guardate, tra virgolette, per risarcire questo infortunio c'è Cristian Abbiati. Sì. Come hai vissuto quella scena? Cioè, è stata una decisione della società? Ti sei confrontato? No, però c'è un pezzettino prima che io ero andato... Genoa. Io, come dicevo prima, mi volevo rimettere in gioco, quindi avevo scelto di andare a Genoa che era la neopromossa, poi in un mese di ritiro è successo di tutto, l'hanno rimandata in Serie C, quindi ero tornato al Milan. Come ritorno al Milan succede questo fatto qua. E vuoi che dica di no? Andare alla Juve? Quindi tu eri già entrato nell'ottica Dal Milan vado alla Juve, va bene. Anche perché, diciamo, andavi via da riserva per andare a fare il titolare. Esatto. Sì, non ho fatto la prima partita che era una Supercoppa italiana Milan, Juve-Inter, poi dalla prima di campionato le ho fatte tutte fino a febbraio. Come cambia passare dal Milan alla Juve? Cioè sono 2 mondi che da fuori possono sembrare simili, ma immagino siano molto diversi. Molto simili, il Milan allora era più organizzato. Ah, caspita. Era più Milanello, era più organizzata come società. Però poi arriva l'Atletico Madrid. Sì, bellissima esperienza, avevo tutto nato in 2 giorni, sono andato a fare le visite mediche, mi hanno preso, sapevo di iniziare come secondo e non c'era problema, mi sarei giocato al posto. E è stata una bellissima esperienza, siamo arrivati ai quarti in Champions League dove l'Atletico Madrid non arrivava da tanto tempo. La vita lì, l'esperienza, cosa ricordi a Madrid? I tifosi perché sono molto vicino alle curve italiane, mentre in Spagna non dappertutto le curve sono come quelle italiane, e poi comunque c'erano stati amici come Albertini, Vieri, erano già stati lì, Torrisi anche, mi avevano un po' spiegato il posto e mi hanno accolto benissimo. Sarei dovuto rimanere, ma il Milan con l'Atletico Madrid avevano dei sospesi, quindi sono tornato al Milan. Ma Milano, provincia di Milano, sì, Borgosesia, Torino che comunque è a un centinaio di chilometri da Milano.
Cioè per te andare a Madrid era un cambio radicale, è vero che ormai eri adulto, però avevi fatto sempre la tua carriera e di conseguenza la tua vita, Intorno diciamo a Milano. nel nord Italia, intorno a Milano. Come l'hai vissuta? Ma è nato, come ho detto prima, in 2 giorni. In 2 giorni mi hanno detto, ma sai, Atletico Madrid cerca un secondo portiere. Io ero amico di, poverino non c'è più, Bronzetti. L'ho chiamato, mi fa, sì è vero. Ho chiamato Galliani ha detto di sì. E 2 giorni dopo ero a Madrid a fare le visite. Però anche questa cosa vorrei chiederti, il rapporto con Galliani, perché l'anno dopo tu torni al Milan e praticamente Galliani ti aveva ceduto al Palermo, insomma lui voleva che andassi a Palermo. Un po' una roba, sì, però c'era, sì. No, e però tu torni, e a quanto ho letto, dimmi se sbaglio, dici no, io me la gioco, voglio restare. E Galliani, comunque, che mi sembra di capire in tutti i racconti, è molto riconoscente per chi ha fatto la storia del Milan, per chi ha fatto il bene del Milan, e quindi magari un altro dirigente, adesso ne avrei conosciuti magari altri, non lo so, poteva mettersi di traverso e dire no, abbiamo già fatto, o rompiamo in Sì, qualche perché modo. avevano Dida, Kalac, Fiori ancora e Storari mi sembra, in rosa, quindi io sarei stato il quinto. Però io volevo giocarmene la mia opportunità, voglio dire, facciamo il precampionato, poi mi mandate via se nel caso non sono in grado. Galliani se ti chiamava, ti dava del lei, avevi combinato qualcosa, se ti chiamava col nome eri tranquillo. Ya ti senta. Ecco, cosa ho fatto? Così, Ma entrava Ma ti è tanto lui, capitato? no? Sì, una volta è capitato, come sì. Una volta che ci puoi raccontare? No. No. Anche Braida era, io lo chiamo papà Braida perché comunque Braida aveva molta più confidenza con noi, però il dottor Galliani era sempre presente, nel bene e nel male ti dava sempre la parola, ti dava sempre la parola giusta. Quando c'era da incazzarsi si incazzava. Ma vi convocava nel suo ufficio, come funzionava? No, veniva a Milanello. Ah, veniva lì. Veniva a Milanello, sì. Comunque quando arrivava, no, poteva anche essere cose positive. No, beh sì, ogni no? sabato lui veniva. Però se veniva in settimana c'era qualcosa, o di positivo o di negativo. Ma in quel caso lui veniva dritto da voi o magari andava dal capitano, dall'allenatore? No, vabbè, ma lui andava dall'allenatore, poi parlava alla squadra e poi singolarmente con qualcuno parlava di più, con qualcuno un po' di meno. E capitava anche nel pre-partita? La domenica? No, Quello mai. stava sempre al suo posto. Nel caso post-partita? Esatto. Ma a Parlava con proposito l'allenatore, parlava. di partite e di analisi degli avversari, adesso oramai i tempi evolvono velocemente, c'è il video analyst, il portiere prima vede tutti i rigori dove calciano, come calciano. Ai tuoi tempi, non che tu sei vecchio, però negli anni 90, fine anni 90, come si analizzava l'avversario con le VHS? No, io analizzavo solo i rigori, aspettavo domenica sportiva, destra, sinistra, destra, sinistra. Ah, te lo facevi tu? Sì, sì. Ma pensa a te. Avevi il quadernino? Sì, io facevo così. E come funzionava? Cioè tiravano sempre lì? Sai cos'è? La sfortuna è che non potevi rivederle. Quindi magari tirava a destra in una certa maniera, però non ti ricordavi se era fine partita, stavano già vincendo, stavano pareggiando. Scena. Finisce la partita domenica, tu corri a casa, sei a tavola, aspetta, mettiamo Rai 1 che c'è la domenica sportiva, quasi. devo vedere il gol. Prendevi la pennina, Sì, quasi. Bellissimo. Se non lo vedevi, il giorno dopo cercavi di andare a leggere dove l'avesse tirato. E per la squadra invece c'erano già un po' più di... Io grossi video non me li ricordo. Quindi... Sì, i video c'erano di come giocavano, ma non è come adesso è proprio... Ma chi era l'attaccante che ti dava più fastidio? Mi viene in mente Signore adesso facendo una battuta. Simpatico. Brillante. Troppo fuori qua. No, ma non ce n'è uno. È come quando mi fa la domanda che qual è il giocatore più fuori con cui hai giocato, che è difficile rispondere. E Allora ristringo il campo ai tuoi colleghi, diciamo. Che rapporto avevi con Dida? Bello, molto bello. Molto bello, io sono sereno. Io sono competitivo, ma come ho sempre detto, lealtà sportiva. Io ti rompo il cazzo in campo, ma nel senso, tu sei bravo, io cerco di essere più bravo di te. Quando mi danno per di giocare, cercherò di far meglio di te. Però a un certo punto c'è un'asticella, arrivi lì, oltre lì io non posso andare, magari lui era un'asticella più alta ancora. Cosa ti ricordi ad esempio dei rigori di Manchester? Tutto mi ricordo, tutto quanto. Mi ricordo più delle finali, delle semifinali, però sì, tutto, mi ricordo tutto. Mi ricordo di essere entrato trasportato 10 volte, uscito ancora dietro.
Durante i rigori? No, a fine partita. Ma lì invece con Dida avete parlato i rigori, i Io a rigoristi? fine partita con l'Inter, la semifinale di ritorno, l'ho preso perché tanto avrebbe giocato lui, gli ho detto adesso fammela vincere, però se no ti ammazzo. L'ha fatta vincere. È Ma un tu- discorso ma che, aspetta. che ci ha fatto anche Christian Corrino. E tra l'altro lui ha avuto la tua stessa, diciamo, traiettoria, nel senso che giocate quella semifinale, entrambi da protagonisti in modo ovviamente diverso, e poi c'è un vostro compagno che deve andare, diciamo, a finire il lavoro. Quindi rivedo molto questo parallelismo, anche perché diciamo che se a Manchester non fosse finita così, quella parata su Callon probabilmente valeva esisteva. la metà. E lì a fine partita di quella parata di Callon, cioè, vabbè, Abbiati è bravo, para, non diciamo niente, sono venuti da te a dirti, oh grande Crick. Ancelotti è venuto. La mattina dopo Ancelotti è venuto, abbiamo preso dopo la colazione, perché comunque noi facevamo sempre evento la mattina, arrivavi al campo presto, facevi colazione e poi ti allenavi. Dopo la colazione mi ha preso da parte, ti volevo fare ancora i complimenti perché sei una persona seria, ti è sempre andato bene e risulta. Ma infatti è quello. Cioè io non mi meraviglio se un ragazzo fa bene quando gioca poco, vuol dire che si allena sempre bene. Ma lì è davvero un papà, un fratello maggiore Ancelotti, no? La bravura di Ancelotti è quella di rendere partecipi anche chi gioca meno. E poi la festa lì com'è andata? Dove? Siete tornati subito? Non ti hai pochi ricordi? Invece di essere svenuto dopo un quarto d'ora. E in panchina si soffre in quei momenti. Ma si soffre, si soffre tantissimo, c'è una tensione assurda, non sai cosa fare. A fine primo tempo il mister cosa... Ma poi era una partita molto equilibrata, sembrava scritto che finisse il rigore. Perché Gigi Buffon fece una grandissima parata e poi Conte prese una traversa. Poi basta, è finita. Occasioni, vabbè, ci hanno annullato un gol che forse era regolare, però è molta tensione. Ma tra l'altro lì com'è giocare con... Cioè, tu ti giochi la prima finale di Champions contro alcuni ragazzi che vedi spesso in campionato, alcuni magari li hai incrociati in nazionale, cioè non è dici vado contro la squadra europea, chissà chi saranno, cioè alcuni erano magari immagino anche amici. Vabbè, ma lì si cancella tutto. No, certo, però che... Magari ti prendi in giro la sera prima, ma forse neanche la sera prima, 2 giorni prima, e poi quando in campo, Pronto a battagliare. se c'è da farti male ti faccio male. Non da cattivo, ma ti faccio male. No, chiaro. Invece ti ricordi un discorso di un mister di tutta la tua carriera che o in un senso o in un altro ti ricordi, o perché è stato grottesco, o perché è stato grandioso, o perché è stato simpatico? Allora, non mi chiedere le parole esatte, ma per me il più grosso motivatore è stato Sinisa Mihajlovic. Quando parlava lui io ero con la bocca aperta e avevo già 34 anni, 35 anni. No, di più. Avevo 38, 39 perché era l'ultimo anno. Avevo 39. E io rimanevo con la bocca aperta perché motivatore assurdo. Anche lui è un po' simile a te come uomo. Sì, bravo, sì. Però molto bravo nella comunicazione col giocatore, molto esigente. E comunicato così tanto che ti aveva anche chiesto se Gigio Donnarumma fosse pronto e tu Subito. dissi buttalo dentro. Non è da tutti, no? Cioè Rossi cosa avrebbe risposto? C'ho questo Abbiati. C'è questo Abbiati giovane. No, beh, io avevo 39 anni già. No, sì, è stato così. Cioè, aveva già deciso, non è che non è grazie a me che ha giocato. Però gli ho dato la conferma, sì, buttalo dentro. E anche lui, come te, subito punizione, gol sul suo palo. Sì, però io gliel'avevo detto di non muoversi. Ma ti ricordi qualche parola, qualche consiglio magari la sera prima o prima di entrare in campo? Comunque va, No, sera prima no, assolutamente. Quando prima di entrare in campo gli ho detto non ti muovere sulle punizioni, stai fermo sul tuo palo. Ah, davvero? Cioè proprio... Sì, beh, giustamente. Ma memore di ascoltato. Bologna o... No, perché fece gol Berardi. che ogni tanto la tira di là. Ecco, ma qual è un consiglio? Allora, se arriva un ragazzo e dice domani esordisco in Serie A, primo consiglio che dai a questo ragazzo? Divertiti. Io l'ultimo anno penso di aver fatto 3 partite, quindi ho fatto tutta la Coppa Italia fino a portarla in finale, fino ad arrivare alla finale e poi in campionato poi sono 2 o 3 partite. Così. Ma mi era diventato pesante fare il viaggio da Milano a Milanello, cosa che per me è impensabile. Mi era diventato pesante fare il pranzo con la squadra tutti i giorni, mi era diventato pesante andare in ritiro. Avevo un altro anno di contratto e fisicamente
secondo me potevo andare avanti tranquillamente, visto che in finale, la Coppa Italia in finale eravamo riusciti ad arrivarci, però non avevo più stimoli. Anche l'ultima partita Milan-Roma, c'era Mr. Brock che mi fa giochi, gli ho detto guarda Christian, siamo amici, mi credi che sono vuoto? Cioè entro, rischio di far solo figure di merda e far perdere la squadra magari. Quindi no, semmai vediamo gli ultimi 5-10 minuti, poi la partita era messa male perché non so come ha perso 3. Sì, erano sotto. Infatti pensavo che tanta gente se ne andasse, invece sono rimasti. Com'è stato avere un mister amico? È vero che come dici tu ero l'ultimo... Beh, però io ho avuto Inzaghi, Seedorf, Brocchi, cioè tutti Mijanovic, comunque abitavo dove abitavo io. Ma raccontami questa cosa, adesso hai detto Seedorf e mi viene in mente presidente, no? Cioè, presidente. Sì, tutto. San Siro fischiava e lui diceva dammi la palla a me. Sei sicuro? Dammi la palla a me. Oppure usciva, lo prendevano per il culo. Vabbè dai, bene, tu solo applausi, Io non ho sentito niente. Cioè, una grossa personalità. E poi un grande giocatore, ha vinto tutto. Altri personaggi con quella grande personalità? Beh, ma tanti, secondo me tanti. Vabbè, Ibra che adesso è qua. Paolo, grandissima personalità, ma Paolo non lo sentivi urlare, non lo sentivi parlare, ma sapevi che era lì. Cioè, tanti, a me mi chiamavano il capitano silenzioso. Cioè, se io urlavo devi scappare. A me è successo una volta sola con un attaccante, non mi ricordo come si chiama. Bacca. Bacca. Cambio, te ne vai, già perdiamo, già la gente ci fischia, tu ti cambi al mister e te ne vai senza salutare neanche il compagno che entra. No. Cioè già stiamo navigando nella cacca e tu aumenti la cosa? No. Sono queste scene quelle che ti hanno portato a smettere. Sì. Però invece c'è, a proposito di personalità, io penso che se non hai un minimo di personalità, cioè non puoi giocare nel senso, devi comunque averla, o in un modo o in un altro, perché cioè, ti schiaccia, cioè, immagino, mi giro c'ho Abbiati, mi giro c'ho Maldini, mi giro c'ho Seedorf, mi giro c'ho... Cioè... Avevano tutti personalità, poi c'è chi quello molto esuberante, che urlava sempre, però urlando diceva cose giuste e devi essere anche credibile in quello che dici. Cioè, ti è capitato di andare da compagni a, tra virgolette, sgridarli? Sì, no, Madonna. No, incazzarmi proprio e poi comunque fare le multe, nel rispetto degli altri compagni. Lì che è il capitano decide con i senatori le multe, quanto si paga, ma quante erano? Salate. 1.000 euro al minuto? Sì. O no? Più o meno sì. Anche tu una volta sei arrivato in ritardo però, ho letto. Sì, Una sola. Un zaccherone, sono addormentato. Subito? Però era a Milanello, non ero in giro. Ah, da Milanello? No. In camera a Milanello. Quindi la scusante c'era. In ritiro, Cioè, ero cotto come... Perché l'allenamento era stato massacrante e quindi il giorno... No, ero stanco, ho dormito magari ero tra un allenamento e l'altro, quindi pranzi, dormi e poi vai a fare l'allenamento secondo. E lì ci voleva un gatto Sono Brocchi andato un po' lungo. Senti, invece l'ultima domanda per quanto mi riguarda, hai vissuto comunque esperienze importanti, però è chiaro che in nazionale sei stato spesso chiuso da Gigi Buffon. Che tema è per te la nazionale e poi come hai vissuto, e torniamo al discorso del portiere che ha o ha la possibilità o non ce l'ha. Quando davanti... Diciamo che ho iniziato negli anni sbagliati, Esatto. perché c'avevo Buffon, Toldo, Peruzzi, Rossi, Rossi stava smettendo, poi chi c'era? Ce n'erano. Sono contento, ho esordito in nazionale almeno una volta e ho fatto 2 competizioni, l'europeo e il mondiale, quindi la mia esperienza l'ho fatta. Hai vinto Poi anche gli Under 21, no? Gli europei. ho vinto l'Under 21 europeo, abbiamo perso la finale contro Tonzov, scusa, con la Francia, il Golden Goal. E quindi sono contento di aver fatto le mie esperienze. Poi io a 29 anni dissi a Donadoni, guarda, inutile che vengo. Tanto che... Milan tendenzialmente ha sempre avuto più brasiliani che argentini. Sì. Che rivedi nei sudamericani, perché abbiamo La birra. avuto dei giocatori. La birra. Pensavo più tedeschi, Lehmann, no? I brasiliani mi vanno di birra. Sì. No, ma tutti solari, tutti divertenti, cioè, da Serginho, Dida, forse quello più serio era Kakà, però tutti a ridere, tutti a far festa. Pato, Ronaldinho. Anche Pato secondo me era uno dei giocatori più forti, però purtroppo ha avuto meno fortuna. E Ronaldinho, ma Ronaldinho si allenava? Cioè nel senso, aspetta, domanda. Ecco, se uno mi dovesse dire, secondo te chi è il giocatore più forte?
Io penso di dire Ronaldinho. Cioè, nel senso, mi spiego, io sono un giocatore del Milan o di qualsiasi squadra, ho in rosa Ronaldinho, ma a me, giocatore, sinceramente, poi rispetto delle regole, quello che vuoi, siamo d'accordo tutti, si allena o fa il lettino tutto il giorno, ma se poi mi fa la rovesciata alla Rabona in partita, io lo vado a massaggiare. Funziona anche così oppure no? Se al Milan no, devi correre. No, però si allenava, magari non riusciva a mantenere i ritmi della squadra perché la mentalità probabilmente a Barcellona è totalmente diversa anche lo stile di gioco, però in campo è comunque a madre natura. Comunque lui si fermava con la palla e tu non lo spostavi. E fuori dal campo com'era? Spogliatoio? Festa. 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 Noi abbiamo questo giochino qua, ti diamo la Biero e ti diciamo le difese che ti davano più sicurezza, che ti sono entrate più nel cuore, quindi i giocatori che avevi davanti a te che erano la tua preferita. Non hai capito niente, non ho capito neanche io. Sono le tue difese. Ma dici, mi direi l'anno? No, ti dico proprio i nomi. ok. Stagione e compagni. Ok. Milan 98-99, quindi sono Sala, Costacurta, Maldini. L'anno scusate Zaccheroni. Esatto. Vado? Vai. Terzo posto. Torino 2006-2007, Comotto, Franceschini, Brevi, Balestri. 2008? 2006-2007, Torino. Metto 2006. Torino, siamo scritti Torino. Torino, vai. Ultimo posto, lo diciamo per chi ci ascolta. Poi Atletico Madrid 7-8, Seitaridis, Ibañez, Perea, Pernia. Va bene. Quarto posto. E questa è importante. Juventus 2005-2006, Zambrotta, Cannavaro, Thuram, Balzaretti. Secondo posto. Milan 2013-2014, Abate, Zapata, Mexes, Constant. Ma non so quelle dopo. Il gioco. 2000 e? Milan 13-14. Quarto posto. Monza 96-97, Finetti, Bega, Del Piano, Falsini. Ti ricordi? Sì, me ne ricordo, però purtroppo ho Quarto paura di posto. quello che viene dopo. No, guarda, perché è la gloria, Monza. Ah, bello. Monza terzo, poi di Monza non ti abbiamo chiesto ancora. Vabbè, ricordi cosa? Vabbè. Poi abbiamo Milan 2001-2002, Serginho, Calazze, Laursen, Contra. Tu mi stai tenendo fuori 2003, 2011, secondo me. Vai, qua lo metto. Quarto posto. L'anno mi hai detto 2001. 1-2002. Poi Italia Under 21, Rivalta, Mezzano, Grandoni, Daino. Terzo, abbiamo vinto. Terzo posto. Milan 2010-2011, Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini. Allora, lo metto secondo perché penso che tu dica 2003. Ok. Secondo posto. Poi mi fai vedere cosa è scritto però. No, in realtà l'ultimo lo puoi leggere tu. Abbiamo fatto la difesa di quelle tue 4 presenze con l'Italia maggiore. Vabbè, e quindi che Grosso, Cannavaro, Nesta, Zambrotta. Va bene, dai. Al primo posto. Però quindi in alternativa Forse mettiamo questi due. Costa Curta, Calazze, Maldini l'anno della Champions. Allora, Va bene, dai. è andata bene. Sì. È andata bene. Cristian, abbiamo anche questo giochino che ti facciamo in chiusura. Abbiamo 5 carte, sono domande casuali. Leggile, pescane almeno 2 o 3, vediamo. La cosa che tu sei vergognato di più, ma calcisticamente, giusto? Sì, libera. E qualche cazzata che ho fatto, sicuro, in campo. In campo la papera più grossa con la Juve. Era finita, quindi avevo mollato Marchisio che mi è passato in mezzo alle gambe. Ma c'è proprio il sentimento addirittura di vergogna su un errore tecnico. Beh, è proprio una bella... No, ma invece, posso aprire una piccola parentesi? Punizione di Di Biagio. Avevo, è vero! avevo tolto un coccio, una testa di bottiglia dalla riga di porta. Ma, appunto, mi sono chiesto, Perché se mi fossi buttato sarei morto lì. ma lì mi sono chiesto, ma non l'hai fatto presente? L'arbitro Sì, non sì, si è accorto e vabbè, non... cazzo. Se ne... Ma era un coccio, l'avevo portato anche all'intervista. Ma era un coccio di bottiglia, Credevo fossero aranci. Ma l'arbitro sai che non so neanche se aveva già fischiato? Perché abbiamo non visto- doveva fischiare forse. Ah, non doveva fischiare. Dai, cambiamo argomento, preso con l'Inter. Allora, chi porteresti in giro una giornata in moto con te? Sempre calcio. Il 21? Pirlo. Bella. Ma avrebbe paura della moto, Pirlo. No, come no. No. La ragazzata più grande che hai fatto? Ne ho fatte.
Ne ho fatte, non lo so mica se l'ho fatte così importanti. Cioè, oddio, uno l'ho fatta, non lo si può dire. Posso cambiarla? Sì, cambiala, dai. Sì. Tanto abbiamo finito, sono 2, a questo punto facciamole tutte. E me l'ha presentata, come hai conosciuto tua moglie? Me l'ha presentata un'amica in comune a Milano. Un giorno che vorresti rivivere e uno che non vorresti rivivere. Allora, non vorrei rivivere, tutti penserebbero. Ste. Sì, però è sempre la stessa città comunque. Istanbul, invece è Galatasaray Milan che abbiamo perso se eravamo usciti, quindi l'anno dopo lo scudetto, quindi il 2000, che abbiamo perso 3-2. E siamo usciti sia dalla Coppa UEFA, dalla Champions League che dalla Coppa UEFA, in una partita sola, eravamo primi nel girone e siamo usciti. Quella che vorresti rivivere? Manchester tutta la vita. E invece della famiglia non parli tanto. Adesso c'era la domanda sulla moglie, però non sei molto, molto riservato. Guarda, ho una figlia che ha di 24 anni, quindi... Sei orgoglioso Sì, assolutamente. della piccola, anche se oramai è grande. Piccola. Ormai 24. Perché Christian sembra giovane, però la figlia è grande. È avuta giovane. Sì, io 47 faccio e ho avuto 23. Bene, bello. Abbiamo una lampada. Da ogni lampada esce il genio. Allora, sfrego. Puoi esprimere 3 desideri. Il primo è scontato, personale, salute fra la mia famiglia, sicuramente. Il secondo è di qua, che io sto rosicando ancora, quindi la seconda stella qua. E il terzo lo lascio agli altri, me ne bastano 2.